Allora ragazzi, ci eravamo lasciati con l'ultimo video riguardante l'esportazione di foto e video da Pymol, quindi la nostra molecola di interesse era l'insulina. Avevamo visto come dalla molecola di partenza dimerica, quindi 2 catene alfa e 2 catene beta, siamo riusciti ad estrarre il monomero, che lo ritroviamo qui. Qui abbiamo delle selezioni che volendo possiamo anche andare a non considerare e praticamente prima di tutto per andare poi a procedere nell'allineamento delle sequenze, per comodità andrò a cambiare il background della molecola in nero. Ovviamente l'allineamento ha come scopo l'identificazione di quelle che sono le divergenze tra molecole più o meno similari, e quindi ho deciso di progettare questo tipo di allineamento tra il monomero di insulina, quello che poi ritroviamo anche endogenamente, rispetto ad una sua variante farmaceutica, cioè la Lispro Human Insulin. Questa molecola, che ricordo ritroviamo sempre nel database di PDB Protein, quindi Data Bank, praticamente ha una sostituzione sulla catena beta di una lisina e di una prolina, c'è uno switch aminoacidico. Questo la rende praticamente più facilmente assorbibile e immediatamente disponibile per l'organismo. E quindi il primo passo è inserire questa molecola nel file appunto di Pymol. Quindi io faccio un fetch, inserisco il codice di riferimento, mando in invio e visualizzo la mia molecola. Ciò che succede molto spesso quando inserisci due molecole diciamo, in Pymol, praticamente si sovrappongono. Questo non è un problema, perché dalla sezione a destra possiamo momentaneamente oscurare il monomero di insulina di interesse e vediamo quindi la molecola appena inserita, cioè 1-LPH. Per i nostri scopi non ci interessano né le molecole d'acqua, quindi le andiamo a rimuovere, e né praticamente gli ioni e anche questa molecola che è un fenolo. Praticamente andiamo a rimuovere. Per andare a rimuovere, essendo questa una selezione, dovremo andare in selection, hide everything, quindi ho rimosso tutto ciò che non mi interessa ovviamente, e quindi il passaggio successivo è andare a fare una colorazione by chain che mi permette di andare a distinguere le varie catene alfa e beta. Come sempre mi interessa solo un monomero. Qui c'è il dimero, quindi in basso a destra mi assicuro che c'è una selezione by chain per facilitare la selezione, e vado o praticamente a selezionare la molecola di interesse cliccando direttamente qui nel riquadro, oppure dalla sezione praticamente di sequenza posso cliccare qui. Cliccando una volta, avendo la modalità chain, praticamente mi va a cliccare tutte, diciamo, mi va a selezionare tutti gli amminoacidi. Se fossi stato nella modalità residuo, io vado ad includere ed escludere ogni singolo amminoacido manualmente. Una volta fatto questo, praticamente tutto ciò che ho selezionato sta in questa selezione, e quindi per andare ad estrapolare io vado a fare action e faccio exact object. Praticamente vedete, sono riuscito ad estrarre l'oggetto da quella che è la molecola di partenza, che era il dimero. Quindi questa parte possiamo andarla a nascondere, non mi interessa, mi interessa solo questo. Posso quindi rivisualizzare il monomero, qui sono sovrapposti. Adesso arriva la parte fondamentale. Per semplicità andiamo a cambiare il nome di questo oggetto, scrivere monomer insulin, ovviamente della nostra Lispro. Diamo invio, e quindi da questa sezione, cioè action, posso andare ad allineare. Faccio align,
quindi posso allineare o con una molecola o con una selezione. Nel mio caso vado ad allineare con la molecola monomere insulin e qui avviene l'allineamento. Con la rotellina praticamente vado ad visualizzare l'intera molecola, entrambe, e in particolare mi interessa questo allineamento, quindi in action vado a fare sia un zoom che un center, quindi vedrò ruotare la molecola perfettamente. Cosa accade quando andiamo ad utilizzare la funzione align di Pymol? Praticamente questo ci riporta un valore che è l'RMSD. L'RMSD, detto molto generalmente, rappresenta quello che è lo scarto quadratico medio sotto radice e quindi la distanza tra gli atomi e in particolare gli amminoacidi in questo caso presenti all'interno della sequenza. Ovviamente questo valore di RMSD in questo caso è 0,507 ed è abbastanza alto perché praticamente noi abbiamo una variazione aminoacidica, come vi ho detto precedentemente. Rimanendo nella modalità residui, quindi dove io seleziono i residui, mi accorgo che nella sequenza, ma anche appunto qui graficamente c'è una variazione. La variazione tra una prolina e una lisina che nel monomero di insulina, quindi nella molecola endogena, ritroviamo in posizione, questo è 26, 27, 28 e 29, quindi 28 e 29 corrisponde prolina, lisina, nella lispro praticamente la sostituzione avviene a carico di questi due amminoacidi. Quindi ritrovo in posizione 28 la lisina, in posizione 29 la prolina. C'è questo switch amminoacidico. Io con la selezione praticamente li visualizzo qua, ma quello che posso fare è praticamente proprio andare a visualizzare la struttura amminoacidica e come cambia. Quindi cosa faccio? Vado a fare una selezione di questo e quindi mi metto nella parte selezione e vado a rinanimare questa selezione. Quindi vado in action, rename selection e praticamente vado a scrivere prolis. Ok, cancello la selezione, vado in lisina e prolina che mi creano una selezione e scrivo lispro. Adesso quello che posso fare è vedere proprio la struttura amminoacidica delle mie due selezioni, quindi su prolis faccio show as praticamente stick e quindi vedo come prolina e lisina siano così costruite nella molecola endogena. Magari posso fare anche una colorazione per elementi in modo tale da mettere in evidenza gli ossigeni e gli azoti. Qui l'ossigeno non si nota bene perché la struttura è rossa, però cambiando la colorazione della catena andrò anche magari ad evidenziare meglio l'ossigeno. Lo stesso posso fare con l'ISPRO, quindi praticamente faccio show as stick, vedo come gli stick, vedi, mi vanno a strutturare la molecola e qui posso anche fare sempre una colorazione per elementi in modo tale da vedere sia l'uno che l'altro. Ovviamente andando a selezionare e a deselezionare la sequenza io posso in pratica vedere come varia la struttura della molecola. Ovviamente ricordo sempre che Pymol non salva automaticamente i dati e tutti diciamo i cambiamenti che abbiamo fatto e mio consiglio personale nel momento in cui si decide di salvare un progresso è meglio salvarlo in un altro file diverso da quello precedente così che possiamo andare a recuperare ciò che abbiamo fatto prima e non perdere quello che siamo riusciti a raggiungere con la nuova sessione. Quindi
consiglio sempre fare di un save session as e salvarlo, magari questo come insulin 4. Perfetto amici.